Ciao a tutti. Il narcisista ha una partner ideale e a quanto pare quella sei tu. Ma prima di capire le caratteristiche della compagna ideale, scopriamo le varie caratteristiche di un narciso. Freud fu il primo ad esprimersi sul narcisismo, che lo identificò chiaramente come una fase di sviluppo del bambino, di per sé non patologica, ma che lo potrebbe divenire qualora il soggetto permanga bloccato in tale fase. Furono individuati due tipi di narcisisti, ovvero i narcisi covert e i narcisi overt. Entrambi hanno alcune particolarità in comune, ma ci sono anche delle diversità. Scopriamo nel dettaglio quali sono. I narcisisti covert non accettano le critiche, hanno una paura folle dell'abbandono e del rifiuto, hanno un senso di grandiosità ben nascosto dalla timidezza e dalla scarsa autostima, sono super critici nei riguardi delle altre persone, sono persone introverse, mancano di empatia. I narcisisti overt hanno un'alta autostima, non tollerano le critiche, hanno un senso di superiorità, hanno una vera e propria ossessione per il successo, tendono a comandare e dominare, mancano di empatia. Ora cerchiamo di comprendere le caratteristiche del partner ideale del narciso. Un fattore comportamentale molto importante è quello della sindrome da croce rossina. Probabilmente sei cresciuta in un ambito familiare dove eri tu a prenderti cura degli altri e quindi ti senti in dovere di correre in aiuto delle altre persone. Oppure hai dovuto subire dei traumi e quindi in qualche modo ti sei sottomessa per salvaguardarti da qualcuno. Tutto ciò ti porta ad attrarre gli individui con personalità narcisistica e dinanzi a questi personaggi potresti semplicemente pensare che nella tua vita c'è stato di peggio. Tale pensiero che si insinua dentro di te fa diventare tossica qualsiasi relazione ancora prima di iniziarla. L'amore si basa sulle affinità e sulla complicità tra due persone e non sulle necessità. Un rapporto di coppia non salva la vita a nessuno, perché significherebbe mettere la propria esistenza nelle mani dell'altra persona e se il soggetto in questione è un narcisista, la sola cosa che potrà fare è devastare il tuo modo di vivere. Anche il fatto di essere stati cresciuti da un genitore narcisista può influire sulla scelta del proprio partner, poiché si ricade nel medesimo schema relazionale. Un'altra circostanza dove si attira un narciso è l'empatia che ti fa essere paziente e comprensiva. Una vera manna dal cielo per i narcisisti che si nutrono delle persone empatiche sino a farle diventare indifese. Tutti questi atteggiamenti che attraggono i narcisi hanno una cosa che li accomuna, ovvero l'incapacità di opporsi al disaccordo e al malessere, non sapendo comunicare per chiarire le questioni. La prima cosa da fare per cessare di attirare persone tossiche è quella di iniziare ad amarti, a rispettarti, a riconoscere il tuo valore e a prendere coscienza che meriti molto di più. Non è una passeggiata, ma devi abbattere quei modelli che sei solita a relazionarti. Inizia con il circondarti, con il frequentare persone che ti fanno sentire bene, come amici o conoscenti, oppure potresti appoggiarti ad uno psicologo o ad uno psicoterapeuta. Un'altra cosa che potrebbe esserti molto utile è capire al meglio chi sono i narcisisti, il loro schema mentale e distruttivo, per avere più consapevolezza e finalmente prendere in mano la tua vita. Tu cosa ne pensi? Credo sia molto importante parlarne tra di noi, che abbiamo vissuto o stiamo vivendo una simile tragedia, perché di questo si tratta. Dobbiamo rimanere unite e appoggiarci l'una con l'altra
e renderci conto che non siamo comunque sole, e questo è fondamentale. Siamo in tante ad aver avuto questo tipo di abusi psicologici e molte volte sfociati anche in violenze fisiche, quindi motivo in più per denunciare sempre qualsiasi genere di sopruso e parlare, confidarci con qualcuno e mai rimanere in silenzio. Il silenzio dà la forza a questi ignobili individui e noi abbiamo il dovere di interrompere tale silenzio assordante. Grazie per avermi seguita.